Qui abbiamo 3 cani, uno con la pettorina, una col collare e un altro con un guinzaglio da retrieving. Che cosa sono questi 3 tipi di collare che ci permettono di poter rispettare la legge tenendo legato il nostro cane? Vi spiegherò come utilizzarli al meglio e le tipologie invece di guinzaglio o di collari da evitare. Partendo dal presupposto che la legge ci impone l'utilizzo del guinzaglio col nostro cane nella maggior parte dei contesti urbani, inoltre per la sicurezza del nostro cane è bene che non vengano lasciati liberi per ovvie ragioni, no? Va da sé che noi dovremo utilizzare o il collare o la pettorina. Vi mostrerò come introdurli nel modo corretto al vostro cane e come utilizzarli nel modo corretto soprattutto, perché sono degli strumenti e va saputo come utilizzarli nel modo giusto. Una piccola precisazione che voglio fare è che non è che se io utilizzo la pettorina perché il mio cane tira o uso il collare per la stessa ragione, il mio cane smetterà di tirare. Vanno utilizzati e bisogna insegnargli la condotta al guinzaglio. Se il vostro cane tira, e tanto, la cosa da fare non è cambiare strumento, ma è insegnare al cane a non tirare. Per insegnargli a non tirare io posso utilizzare sia l'una che l'altra cosa. Va detto che la pettorina nasce per i cani da slitta che devono tirare le slitte, quindi è studiata apposta per non dar fastidio e non creare danni alle articolazioni di un cane che tira, ma il nostro cane non deve tirare, quindi sia che usiate la pettorina sia che usiate il collare, se non volete essere voi la slitta cercate di insegnare la condotta al guinzaglio. Come si insegna la condotta al guinzaglio ho fatto tanti video, magari nella descrizione o nelle schede ve ne lascio 1 o 2. Fatto sta che dall'altra parte abbiamo il così osannato collare. Il collare, a differenza della pettorina che invece tiene in considerazione la tutela del nostro cane, il collare è uno strumento più difficile da utilizzare, bisogna prestare particolare attenzione perché si ha a che fare con una zona molto delicata e molto sensibile a livello proprio comunicativo sociale del cane, ossia la giugolare, il collo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando utilizzo il collare io devo far sì, appunto, che il mio cane non si faccia male. Dopo vi spiego come. Se il collare viene utilizzato in maniera sensata, ecco, quindi non tirando su guinzagliate strattonate, cercando di evitare che il cane si strozzi o prenda dei colpi forti sulla gola, diciamo che il collare comunque ci dà la possibilità di controllare la testa del cane, quindi il naso, quindi il mondo olfattivo. Se il cane è molto distratto perché annusa, tira per annusare, il collare è molto utile perché posso governarlo più facilmente, però non devo usarlo come strumento coercitivo di tortura. Vieni Noxy! Adesso parliamo di una terza tipologia. La terza tipologia che è consentita usare, che è eticamente consentita usare, è il guinzaglio da retrieving, i cordini da retrieving. È un guinzaglio che scorre perché si arrotola su se stesso, ma si blocca, quindi il cane non soffoca. A differenza dei guinzagli a strozzo o a scorrimento, perché adesso li vogliono chiamare a scorrimento per giustificare il fatto che massacrano i cani con questi strattoni che strangolano il cane, spesso hanno addirittura delle punte in acciaio all'interno, quindi ragazzi niente strumenti di tortura. Gli unici strumenti che si possono utilizzare sono la pettorina e il collare e questo guinzaglio da retrieving che lei ha addosso, che come potete vedere scorre sì, ma poi si blocca e il cane ha tutto lo spazio, scusi, facciamo vedere, ha tutto lo spazio per respirare, quindi quando il guinzaglio entra in tensione non si strozza perché c'è il blocco, ok? Che è di una larghezza un po' più del suo collo, per evitare che sgusci via se magari fa così, però allo stesso tempo se entra in tensione il cane non si strangola. Questi guinzagli li uso io perché lui all'inizio mi ha distrutto 20 guinzagli e continuava a comprarli, lui faceva zac e li tagliava, era un selvaggio, selvaggissimo. E allora ho iniziato a farmeli da solo perché avevo visto questi guinzagli qui da retrieving al corso che avevo fatto, che erano tutti retrieveristi, e allora ho iniziato a farmeli da solo e
e sono molto comodi perché non vado in giro con 1000 moschettoni, 1000 cose, ma i miei cani non tirano al guinzaglio. A loro gli ho insegnato col collare perché sono stato subito... dove sei? Dicevo, sono stato molto attento a utilizzarlo nella maniera corretta. Poi voglio dire, ragazzi, se il cane tira lo strattone, salta, a un certo punto, cavoli suoi. L'altra cosa, gli mettete una pettorina, perché poverino, se no si fa male perché tira col collare, poverino. E poi siete voi che vi lussate la spalla, vi spaccate i denti perché vi fa volare per terra. Insomma, lui può distruggervi e maltrattarvi le braccia e farvi volare per terra, ma poverino poverino non succede niente se tira 2 strattoni col collare. Sta a voi non utilizzarlo per punire il cane, appunto, va utilizzato per guidare e perché la legge ci impone di legare i nostri cani. E se non gli mettiamo il collare o la pettorina, dove glielo infiliamo il guinzaglio? Suggerimenti? Rota. Mamma, vieni qua. Lascia. Bravissimo. Prendi. Porca miseria, che cagnetto. Vieni qui al taxi. Noxy. Porta. Porta. Bravissimo. Terra. Rota. Seduto. Destro. Bravissimo. Spin. Terra. Aspetta, non ti ho detto niente. Roll. Bravissimo. Roll. Va bene, intorno, spalla, giù, bravo, vai. Spesso si vedono addestratori utilizzare guinzagli a strozzo, ossia a scorrimento, che non hanno un fermo, non hanno un blocco e quindi vengono utilizzati per strattonare e strangolare il cane, ok? Quello che lei ha addosso è un guinzaglio che scorre ma si blocca, quindi il cane non soffoca. Vi faccio vedere come si mette la pettorina se il vostro cane non è abituato, perché spesso succede che vi trovate nella situazione in cui per uscire di casa il cane non si fa accalappiare perché ha il terrore di questo rituale. Allora prendo un premiettino in mano, glielo metto qua sul musetto, bloom, e gli do il premio. E lo abituo, poi posso togliergliela subito, ripetere più volte prima di uscire. Non pensate gli metto la pettorina, vieni, usciamo, fai i bisogni, cavolo che è. Se io mi siedo di fianco a lui è molto meglio perché lui è più a suo agio. Se invece gli vado sopra magari i cani si ritraggono, poi inizia l'inseguimento ed è un bel casino. Io faccio così, tengo qua col premietto se il cane ancora non è abituatissimo. Noxino, vieni, topo, gliela passiamo sotto, agganciato, e poi gliela regolate come volete. Io preferisco queste pettorine, bravo Flash, queste pettorine che hanno la fascia sul petto piuttosto che quelle ad H che lo avvolgono come un salame e comunque tirano qua, ok? Pure col collare la prima volta stessa cosa, glielo metto, se il cane si ritrae lo tolgo subito, col premietto stessa cosa e glielo metto così, come quando eri cucciola. Il terzo guinzaglio, che è quello a scorrimento, che però c'ha il blocco, non è, come dicono in molti ignoranti, un guinzaglio a strozzo. Non è un guinzaglio a strozzo perché questo nodo blocca lo strozzo. Per introdurlo a questo lo allargo bene, metto il premiettino qua, prix e via. E ci abbiamo il nostro guinzaglietto, ci abbiamo la nostra pettorina e ci abbiamo il nostro collare della scemetta che è nero e non si vede, vero? Se il vostro cane tira molto con la pettorina ma il muso non lo tiene a terra, allora potete usare la Easy Walk. La Easy Walk semplicemente ha il gancio qua davanti e quando il cane tira scarica un po' del peso perché il cane si storta verso sinistra e non ha tutta la potenza in petto di correre, di tirare la slitta. Vediamo adesso qual è il modo corretto di utilizzare il collare. Innanzitutto chiariamo questa cosa: più è portato verso la gola, quindi verso la testa del cane, più il cane soffre. Molto meglio tenerlo verso le spalle del cane. Il guinzaglio non va utilizzato per tirare strattoni, ma se il cane va nella direzione sbagliata o inizia a tirare, noi dobbiamo contrastarlo girando la sua testa a destra o a sinistra, in quanto il lato del collo non è una zona sensibile. Il cane non sentirà dolore e avrò modo così di guidarlo senza fargli male. E se il cane prende velocità, cercate di fermarlo tenendo il collare teso verso le spalle e non verso l'alto e verso la gola. I guinzagli a strozzo non si usano mai, non servono.
non si deve fare male al cane per insegnare ad andare al guinzaglio, e mettere una pettorina Easy Walk non ti risolve il problema. Vieni Noxy! Quindi bisogna sapere come utilizzare sia il collare che la pettorina nel modo corretto. Vi ripeto, le pettorine vengono utilizzate nella ricerca olfattiva, vengono utilizzate per trainare le slitte. Non mi scrivete nei commenti che fa male alle articolazioni, che il collare, che qua, che il guinzaglio. Non va bene il collare, non va bene la pettorina, non va bene niente, ma il cane lo dobbiamo tenere legato, quindi o gli infilate un guinzaglio su per il culo